da i fabbricanti di stupidi. È comune convinzione che il primario compito di autorità, politici, apparati dello Stato e organi da esso costituiti sia di venire incontro alle reali necessità della cittadinanza e pertanto che il sistema si affanni per armonizzare le esigenze della comunità al fine di farla stare idealmente bene. La funzione di tale complesso invece è esattamente opposta. L'attività dell'intero meccanismo che dirige la società è in pugno a una casta di potere che ha come fondamentale scopo quello di soffocare, quindi rendere invisibile l'esistenza della grande maggioranza degli esseri umani e di conseguenza è impegnata ad architettare astuzie per rendere inavvertibile il malevolo e pianificato disegno. È però probabile che molti ascoltatori siano propensi a giudicare una simile osservazione come conseguenza di concezioni alterate e pessimistiche, sorte sull'onde di ideologie complottiste di recente diffusione. Ma davvero un concetto di questo genere è frutto di visuali distorte o siamo indotti a crederlo? E se il giochino fosse invece condotto con tale magistrale abilità, così che da pochi possa essere avvertibile? Disse Sir William Pitt, alto politico inglese del 1700. C'è qualcosa dietro il trono più grande del re stesso. Ma anche Niccolò Machiavelli volle sensibilizzarsi verso il funzionamento delle cose ad alto livello. Governare è far credere. Forse se fossimo più attenti alle parole dettate dalla saggezza, potremmo accorgerci che certe assurdità sono tutt'altro che assurde. Giordano Bruno: verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente comprenderà chi è veramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo. L'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto sarà libero anche qui in questo mondo. Un'esposizione tutt'altro che enigmatica, direi, soprattutto se letta con la mente libera da preconcetti, ma che l'uomo medio sembra non voler cogliere. Tergiversa sul significato profondo di quelle parole, perdendosi infine in considerazioni irreali. Eppure ci parlò di oblio, di una mente che ci tiene schiavi. A cosa ci mise di fronte? Insomma, se non un grande inganno ai danni del genere umano e quindi a una cospirazione? Lo scopo di questo libro è in parte dimostrare che quanto da molti potrebbe essere considerato inverosimile ha invece profondi fondamenti di verità, che una cospirazione si estende a tutta la superficie del mondo e ogni male e ingiustizia della terra, l'impoverimento delle masse, le abissali differenze sociali, l'esistenza di mafie e guerre, l'imperversare di una violenza senza fine, come dell'odio e delle malattie, sono il frutto di una regia e dunque del programma di un potere occulto che si confonde dietro i poteri visibili. Vuole altresì provare che il genere umano è inconsapevolmente educato ad osservare il mondo come conviene a chi lo manovra e giace, per tale ragione, in un profondo stato di stordimento. Infine, dimostrare che l'uomo, se lo vuole, da questo stato di cose può uscirne, dimostrare che l'uomo ha tutti i mezzi per fare quel passo che potrà renderlo libero. Ma ancora qualcuno forse penserà che stia facendo discorsi insensati. Ebbene, quel pensiero è il primo riflesso di uno stato confusionale indotto, così profondamente radicato che troppi uomini non capiscono la reale situazione, nemmeno quando personaggi autorevoli gliela strofinano sul naso. Preferiscono la totale cecità, preferiscono sguazzare in un delirio collettivo indotto e in quell'assurda nuova normalità che ne deriva. Reagiscono di conseguenza come ci raccontò Winston Churchill. Per puro caso l'uomo inciamperà nella verità, ma il più delle volte s'alzerà e continuerà per la sua strada. La frase ci informa che l'uomo medio rifiuta d'essere risvegliato e ha pure inibito l'attitudine a tirare i fili di causa ed effetto. Conclusione spicciola? Ma pure Bertrand Russell ci avvisò di ciò che caratterizza le masse. Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa
Non è per nulla una prova che non sia completamente assurda. Anzi, considerata la stupidità della maggioranza degli uomini, è più probabile che un'opinione diffusa sia cretina anziché sensata. Russell citò la stupidità come causa di opinioni errate. Si presti attenzione a quell'osservazione, perché quella specialità che ad ognuno sembra dote di altri ci rappresenta praticamente tutti e in modo vistoso, tant'è che su questa nostra inclinazione spese parole degne di nota anche Albert Einstein. Conosco due cose infinite, l'universo e la stupidità umana, ma della prima non sono certo. Già, è grazie a quel difettuccio così vivacemente espresso che la maggioranza delle persone ha accettato le più becere assurdità credendole verità e ragione. L'uomo medio, difatti, vive percependo la realtà capovolta, al punto da credere amica quella struttura di potere che esiste grazie ai suoi mali ed infliggendoglieli al punto da incidere come raccontato da Morpheus nel film The Matrix. Tanti di loro sono così assuefatti, così disperatamente dipendenti dal sistema, che combatteranno per difenderlo. Proprio così. L'uomo medio, incastrato nella matrice della mente fallace e menzognera, crede con tanto fervore alle favole che a metterlo in guardia, ben che vada, ti ride in faccia o persino si inferocisce. Rifiuta il risveglio dal letargo e si inciampa nella verità, anziché iniziare a ragionare, s'aggiusta la benda sugli occhi che il sistema gli ha fatto credere necessaria per essere cittadino integrato e degno di stima. Riferendosi a tanta ordinaria irragionevolezza, i matti, quelli che una volta stavano rinchiusi, dicevano che la scritta manicomio fosse posta all'esterno per sottolineare dove realmente è manifestata la vera grande infermità mentale. Osservatori acuti pazzi, avevano perfettamente ragione. Quel meccanismo occulto che silenziosamente ci incatena e tutto governa ha pure tappezzato la nostra vita con miriadi di messaggi di schiavitù che nemmeno cogliamo come tali e nemmeno vediamo. Purtroppo solo chi ha gettato lo sguardo oltre alle apparenze può rendersi conto della portata dell'inganno, comprendere che, se le masse non avranno un moto di risveglio, saranno destinate ad assaporarsi tutte le più sottili sensazioni offerte da un mattatoio che esse stesse, conformandosi al sistema, contribuiscono a costruire ed attrezzare. Che infine il risultato di tanta stoltezza, cecità, spezzanti azioni e soprattutto inazioni sarà la ricaduta di un salatissimo conto sulle teste dei propri figli. Ho inizialmente osservato con sconforto questo scenario, del quale è primaria protagonista la moltitudine di gente addormentata per incosciente scelta o perché morta nell'anima. Se però è vero che il mondo è solcato in maggioranza da queste persone, lo è altrettanto che esistano esseri umani sensibili ai quali risulta intollerabile il velo della Maya. Se dunque quanto segue vorrei fosse per tutti, indistintamente, inevitabilmente si rivolge a quelle anime ancora vive dentro, che ancora hanno cuore, orecchie per ascoltare e mente per capire. Il viaggio nel quale condurrò chi vorrà concedermi il tempo di seguirmi, se da un lato rivelerà un mondo più simile ad un inferno dantesco, per contro costituisce quella porta che ritengo necessario oltrepassare per compiere un concreto risveglio interiore. Necessario, perché nessun male è guaribile finché rimane sconosciuto, e conoscerlo, oltre a mettere nelle condizioni di praticare le cure adatte, serve anche per evitare di aggravarlo con rimedi improvvisati e ancor più dannosi del male stesso. Come disse Gesù Cristo, Giovanni 8,32, la verità vi renderà liberi. Mi auguro con questo mio umile sforzo di poter contribuire a ravvicinare i lettori volenterosi a quella natura senza limiti annunciata da Giordano Bruno, quella natura che in una proiezione tutt'altro che illusoria e lontana potrà mettere ogni essere umano sensibile nella condizione di trasformare la propria esistenza in una luminosa e gioiosa esperienza. Nella descrizione del video trovate il blog dove scaricare il PDF completo del libro.